sud della Francia, a Mireval. Abbiamo una GT3 RS e una GT2 RS. Dal primo metro ti fa già capire che dovrai essere molto, molto concentrato. Wow, il GT3 è un'esperienza fuori dal mondo ed è sempre meglio, qualcosa di difficile da descrivere, soprattutto quando stai andando a cannone su una pista come Mireval. Ha delle reazioni che manderebbero fuori di testa qualsiasi appassionato di motori e soprattutto di guida. È una bomba. La pista è veloce e molto tecnica, ci sono tanti saliscendi, ci sono tante staccate molto impegnative, ma devo dire che la GT3 RS è semplicemente letale, ti obbliga a stare non concentrato ma totalmente immerso in lei. È un utero. Wow, potrei stare tutto il giorno su questa pista a fare fuori gomme con questa macchina. È meravigliosa. È incredibile come Porsche riesca a darti una sensazione al volante, allo sterzo, così pulita, nonostante la relativa leggerezza. Tutto sembra semplice, in realtà è uno strumento adeguato a chi riesce a amalgamarsi con la macchina. Se sai ascoltarla, qui su si parla veramente una bella lingua. Più insisti nel frenare tardi e più lei ti accontenta. Che macchina, ragazzi, che macchina. E questa è la GT2 RS. Fai la brava con me, che tu sei quella cattiva. È terrificante già nella pit lane e adesso, appena mi daranno verde, vedremo quanto è terrificante fuori dalla pit lane. Eccoci. Adesso sto provando la GT2 RS, quindi versione biturbo, la più potente 911 della storia, con 700 cavalli a 7000 giri. E per di più monta i nuovi Dunlop, che non hanno ancora un nome e che sono un prototipo. Quindi non solo lo spettacolo di provare una GT2 RS a Mireval, ma lo spettacolo di provare uno pneumatico che ancora non è stato battezzato, non ha ancora un nome. Quello che posso dirvi è che va fortissimo. Dalla GT3 cambia tutto, è molto diversa sia in ingresso che fuori dalle curve. Vero è che
Purtroppo non ho potuto provare le 2 gomme diverse sulle 2 macchine diverse, questione di tempo. Aerodinamicamente la GT2 ha anche questi 2 bocconi davanti ispirati alle 911 da gara, da endurance. Le ali posteriori sono simili. Le nuove gomme sono una super potenza, sono molto più pistaiole, le ho viste prima, le ho toccate, anzi abbiamo addirittura fatto un mini corso su come si fabbricano queste gomme. It's clear, has more power, so it's a very easy answer, so no, but hold it, smell on it, so you also seen for one of the natural rubber. Exactly. That is one I do that all my life already. And then, as the elongation, Like this. don't buy this. This one you have to put it into the battery once because again. So now, then we mix it here. These 80 grams are already exciting black lump of something. What did you see today? Well, it was why are the reinforcements important? So Quello che impressiona su entrambe è la leggerezza dello sterzo, che però non perde un millimetro di sensibilità, un grammo di sensibilità. Ed è terrificante quando entra in trazione sulle gomme posteriori in pieno stile 911, ma con una violenza, ragazzi. E questi prototipi, questi nuovi pneumatici sono di un altro mondo, anche in frenata, e quando freno inserisco davanti inizia immediatamente a collaborare con il retro e fa dei numeri incredibili. È un po' più culona, ma è anche molto più potente, e quando scarica giù fa paura. Su strada è sicuramente troppa, in pista è tanta. Frenano ormai veramente come macchine da corsa, queste sarebbero delle stradali, con il fatto che le loro gomme posteriori offrono una trazione impressionante, impagabile. Allora si dà un gran pestone sul dritto quando si entra in staccata e sembra di stare a frenare il giusto. Ci si può tenere un serbatoio di frenata, cioè, vi spiego, un altro po' di pressione, di forza sul pedale che permette di modulare gli ultimissimi centimetri, neanche metri, di staccata, e la macchina risponde perfettamente senza perdere la sensibilità di frenata all'ultimo, come succede su molte. Ecco, io mi butto dentro, non è più una fabbrica di vedove, è diventata una macchina da pista vera, e ci si può fare di tutto. Dove la GT3 può rimanere in terza, questa qui avrebbe una scelta, volendo esagerare anche mettendo la seconda qualche volta si farebbero delle bandiere assurde, ma io qui ho già gli occhi puntati di tutti i Marshall, quindi eviterò e sarò pulito più possibile. Sto perdo pezzi di gomme ad ogni giro di più, gliele finirò oggi, lo so, scusa Dunlop, non ti darò indietro le tue gomme prototipo. Cerca di mettersi di traverso anche su curve così larghe in quarta piena. Puoi chiedere degli sforzi agli ammortizzatori anteriori in ingresso durante la staccata e anche in uscita, spostandosi con il carico sul retro, e lei è impaziente di giocarci con te, vuole di più, vuole giocarci, non lo raggiungi il limite di queste macchine qui, cioè devi essere veramente uno che con loro si ha giocato
dalla nascita per capire forse qual è il limite. Stiamo arrivando oltre la decenza in questi tempi. Le supercar ancora così pure, per quanto ricche di elettronica, sì, ma finché è così ben venga. Speriamo che resti così più a lungo possibile prima di finire in un'epoca molto più triste. Sia lei che la sorella aspirata sono di un altro pianeta, cioè non trovo altri termini per definirvele, non lo so, non puoi fare macchine così. Non con tante macchine mi è successo di avere il desiderio di poterle guidare tutto il giorno. Con queste due, forse anche di più, sulla GT3 è meno stressante, ma wow, è incredibile, non è possibile. Sto esagerando ogni giro di più in quella staccata dopo il rettilineo e niente, lei ha sempre quel serbatoio di sicurezza sulla frenata che mi permette di uscirne vivo, e è solo questione di sforzo sul piede. La quarta l'ho iniziata a mettere adesso 1 chilometro prima in questa curva e sono già in quarta dove prima stavo per cambiare. Wow! Calma, calma. Sto iniziando a giocare con il limite del sottosterzo. Adesso le sto stressando davvero ed ecco la frenata più bella del circuito dopo il lungo rettilineo, medio lungo. Abbiamo saltato. Dai, adesso lo so che mi stai per fare brutto perché sto esagerando. Ha dei limiti che ti permettono di guidare al 95% per tutto il giorno, ma di tenerti quel 5% per essere letteralmente incantato. Bravi, bravi, bravi. La metto. Qua vado largo. Wow. Bene, da Mireval è tutto. La GT2, la GT3 RS e io vi salutiamo e adesso vado a smaltirmi questa giornata che mi ricorderò per un bel po'. Io penso che finché non mi buttano fuori con la forza rimarrò qui tutto il giorno.